Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Come vedete oggi sono in esterna per la recensione di un robot toserba. Quello che vedete qua davanti è il nuovissimo Antbot M9 Pro ed è uno dei robot più interessanti di questo 2026 perché all'interno di questo robottino Antbot ha inserito le tecnologie più avanzate per quanto riguarda il sistema di navigazione. Il sistema di navigazione binoculare è dato dalle telecamere presenti nella parte frontale, il sistema di navigazione tramite la torretina LiDAR, che è questa che vedete nella parte superiore, ma è anche dotato di antenna RTK e grazie all'intelligenza artificiale integra simultaneamente queste navigazioni ottenendo il massimo di orientamento in ogni situazione. Nella prima parte andremo a fare il tutorial dell'installazione e della mappatura, nella seconda parte andremo a fare il test di taglio e nella terza parte vi darò il prezzo e le mie considerazioni finali. E tra l'altro all'interno di questo video ci sarà un easter egg, ossia un altro robot sempre lanciato da casa Antbot, su cui a breve farò una recensione che ha una caratteristica veramente molto curiosa. Per ora non vi spoilerò niente, ma lo vedrete perché l'ho utilizzato e posizionato nel giardino per verificare il suo rilevamento degli ostacoli. E se alla fine del video sarete interessati a questo fantastico Antbot M9 Pro, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. All'interno del box, oltre il nostro M9 Pro, troverete la stazione di ricarica con anche i buchi per fissarla al terreno, i cavi sia per collegare l'antenna RTK ma anche per collegare la base, i picchetti per fissare la base di ricarica, l'antenna RTK, tra l'altro molto solida perché il tubo è in metallo come anche in acciaio il tridente per fissarlo al terreno e tutte le istruzioni semplificate con anche il QR code per scaricare l'applicazione ma anche il manuale approfondito. E a proposito dell'applicazione vi ricordo che è disponibile sia per Apple Store ma anche per il Play Store di Google. E beccatevi questa ciliegina finale perché Antbot vi fornisce anche il cacciavite ma soprattutto una seconda chiave di sicurezza che serve a sbloccare il robot se per caso perdete quella principale. Andiamo ad analizzare il case di questo M9 Pro. Innanzitutto trovo molto interessante e bella da vedere questa finitura premium con la linea dorata e la scritta Antbot Pro sopra al robottino. Questo che vedete è il sensore della pioggia che dopo andremo a testare con uno spruzzino e appena il robot rileva qualche gocciolina, come in caso di pioggia, torna direttamente alla base, anche se comunque lui è superato il test di impermeabilità IPX6. E tornando alla pulsanteria, qua abbiamo il tasto di avvio della rasatura, il tasto di ok e di accensione e spegnimento e il tasto di ritorno alla dock station. Questo invece è il tasto stop di emergenza. Per quanto riguarda la parte frontale abbiamo la doppia telecamera HDR che gli permette di rilevare perfettamente le variazioni di luce. Ad esempio questa variazione di luce ombra è derivata dall'ombra della mia abitazione e con altri robot senza la telecamera HDR veniva scambiato con un marciapiede senza passarci sopra durante l'attività di falciatura. E sempre qua davanti abbiamo una luce LED per la rasatura notturna e due connettori per la ricarica. Le ruote sono veramente grandi, guardate la differenza rispetto alla mia mano e unite alle sue capacità di antislittamento e all'intelligenza artificiale gli permette di uscire in maniera automatica dalle buche se avete un giardino magari irregolare. Quello che vedete invece è il disco di taglio a 5 lame che riesce a tagliare 20 cm ad ogni rasatura. Potete modificare l'altezza di taglio direttamente dall'applicazione anche da remoto scegliendo tra i 3 e i 7 cm. Qua abbiamo la batteria da 5 Ah nella parte posteriore ed ha una capacità di ricarica da 0 al 100% in soli 90 minuti. Per quanto riguarda la navigazione, Antbot vi dà la possibilità di installarlo sia con l'antenna RTK oppure anche senza, perché lui è dotato già di base di un'antenna NET RTK integrata nel robottino e quindi non necessita obbligatoriamente l'installazione dell'antenna. Io vi consiglio ovviamente di installarla per avere una maggiore copertura e l'altro vantaggio dell'antenna è che funziona lo stesso anche quando scade l'abbonamento 4G. E per vedere se funziona anche senza antenna adesso vado a fare una piccola mappatura e vedremo se riuscirà a mappare e tornare alla base. Ho già completato questa minimappa per il test e tra l'altro è stato così intelligente che si è creato il corridoio da solo. Sentite, ha già iniziato a tagliare, infatti lo potete seguire anche dall'applicazione, per cui sta tagliando e funzionando senza l'installazione dell'antenna. E ora procediamo invece all'installazione completa andando a collegare anche l'antenna RTK. Vi consiglio di posizionarla lontano dalla vostra abitazione
Nel mio caso l'ho posizionata a circa 10 metri dalla mia casa e per capire se avete posizionato l'antenna nella posizione corretta vi basterà verificare questo LED. Se sarà acceso in maniera fissa vuol dire che l'antenna è posizionata al posto giusto, e quando avrete finito di controllare che abbia la copertura al 100% vi basterà collegare il filo direttamente alla base di ricarica, e dopo aver collegato l'antenna RTK vi basterà anche collegare il cavo di alimentazione per portare la corrente direttamente alla base. Per quanto riguarda la mappatura, questo M9 Pro è compatibile sia con la mappatura automatica che quella manuale. La mappatura automatica è consigliata per giardini delimitati, per cui nel mio giardino è preferibile la mappatura manuale perché è completamente senza recinzione. Adesso la andiamo a fare insieme e per rendere questo video anche un tutorial vi lascio lo screenshot qua a sinistra. Come prima cosa dovete scaricare l'applicazione Antbot, creare il login di accesso e collegare il dispositivo al vostro smartphone. Fatto questo vi basterà cliccare su vai al dispositivo e creare mappa. Con questo modello potete fare fino a 32 zone e se i controlli dell'applicazione daranno esito positivo il robottino uscirà dalla dock station e lo potrete guidare direttamente dal cellulare. E una volta che avrete raggiunto il punto di partenza vi basterà cliccare su completato. La mappa è stata creata correttamente, per cui siamo stati bravi, e il robottino torna in maniera automatica alla base di ricarica. Ora non ci rimane che iniziare il taglio. Ho già posizionato un sacco di elementi di disturbo all'interno del giardino per verificare che il suo sistema di rilevamento degli ostacoli funzioni al 100%. A partire da questa palla da pallavolo vediamo se la riconosce. Ha rallentato. Guardate come ci sta girando attorno e nel mentre sta continuando a tagliare. E ora l'easter egg del video di oggi, questo bellissimo Antbot N8, il primo toserba di Antbot dotato di raccoglierba. Guardate anche in questo caso come l'ha riconosciuto. Ma tornando su questo Antbot N8, come vi anticipavo durante l'introduzione, sarà il protagonista della prossima recensione. Vediamo se riconosce anche gli animali. Mamma mia, sono curioso! L'ha visto nonostante abbia scelto un peluche di piccole dimensioni, per cui se riconosce questo peluscino che è poco più alto di 20 cm, avrete la certezza che riconoscerà tutti gli animali della vostra abitazione o anche bambini o qualsiasi oggetto in movimento. Vediamo se riconosce anche i vasi e le piante. Beccatevi anche in questo caso quanto è riuscito a stare distante senza rischiare di rovinare il vaso, per cui non ho riscontrato criticità per quanto riguarda la navigazione. E guardate che spettacolo, ho spostato tutti gli elementi d'arredo che avevo in quest'area e lui subito l'ha riconosciuto e sta tornando nelle zone che non aveva tagliato. E ora andiamo a provare anche il suo sensore della pioggia. Vado a spruzzarci direttamente con lo spruzzino, vediamo se interromperà il taglio, e come avete sentito dal rumore ha interrotto subito il taglio e sta tornando la base. Direi che lo stiamo testando a 360 gradi e questo vi dimostra che sarete sicuri al 100% di poterlo utilizzare da remoto anche se siete in vacanza o fuori casa, perché se dovesse arrivare un temporale o un'acquazzone lui tornerà in maniera automatica alla base. E andando a approfondire le caratteristiche tecniche di questo M9 Pro, per quanto riguarda l'efficienza di taglio, con questo disco a 5 lame che riesce a rasare 20 cm ad ogni passaggio, si riesce ad ottenere una velocità di taglio di 150 m² all'ora. Ovviamente è dotato anche di funzione taglio bordi, dove il robottino salirà direttamente sopra i marciapiedi per rasare l'erba fino all'ultimo centimetro del vostro giardino. Altra caratteristica interessante è il peso, perché nonostante la tripla navigazione e la batteria da 5 Ah ha comunque un peso intorno ai 10 kg, che è molto contenuto per un robot toserba, e quindi sempre per l'operazione di manutenzione non farete fatica come magari altri toserba che hanno un peso che può arrivare anche oltre i 15 kg. Per quanto riguarda il taglio, questo M9 Pro è consigliato per giardini con una metratura non superiore ai 1000 m². Come modelli di taglio fa il classico taglio a U e vi consiglio sempre di andare a impostare le zone non di taglio se avete degli alberi, un tombino oppure una fontana prima di partire con la rasatura, perché impostandoli prima della rasatura in automatico tramite la sua intelligenza artificiale riuscirà a creare il percorso migliore
per ridurre ulteriormente i tempi di rasatura. E se avete un giardino di montagna come me ricco di salite, non è un problema perché questo Huntbot riesce a salire pendenze fino al 45%, ossia un'inclinazione di 24 gradi. E se per caso avete un giardino irregolare, sempre un po' come il mio, non sarà un problema perché questo robottino è dotato di tutti i sistemi di sicurezza per evitare di rimanere incastrato, perché sempre grazie all'intelligenza artificiale lui riesce a capire quando rimane intrappolato in una buca e applica dei movimenti delle ruote e tutta una serie di passaggi per disincagliarsi in maniera automatica. Per cui se avete ostacoli nel giardino come tombini oppure radici di alberi, non sarà comunque un problema e lo potrete utilizzare senza pensieri. E mentre il robot procede con il taglio, vi faccio vedere anche un tour dell'applicazione. Guardate che bellino il robot come sta procedendo con la rasatura e lo potete seguire passo passo dall'applicazione. In alto vi dà anche l'area di taglio, il tempo di taglio e la carica residua. Attualmente siamo al 91%. Potete ovviamente organizzare il taglio aggiungendo il programma di rasatura che potete impostare sia per quanto riguarda il giorno di taglio ma anche l'ora di rasatura. Per quanto riguarda la gestione delle mappe ci sono varie personalizzazioni, potete aggiungere zone esterne alla mappa che avete già creato e tramite l'editing della mappa creare dei canali di collegamento. Molto utile anche la funzione modifica del bordo dove potete dire al robottino in quale zone scavallare il marciapiede per fare il taglio preciso fino all'ultimo centimetro e in quale zone invece tagliare fino alla linea che avete creato. Vi consiglio di tenere attivo il sensore della pioggia anche perché come avete visto dal test ha funzionato correttamente. Per quanto riguarda le impostazioni di rete lo potete collegare al wifi di casa e se non avete il wifi o un giardino molto esteso non vi preoccupate perché è già dotato di base di modulo 4G. Ultimo ma non per importanza l'aggiornamento firmware che vi consiglio di fare non appena lo avrete acquistato. E col taglio dei bordi abbiamo ultimato il taglio e tra l'altro guardate anche da qua la salita che è riuscito a rasare, siamo circa al 30% di inclinazione, sembra veramente un altro giardino. Vi zoom anche con la telecamera, mi voglio avvicinare ancora di più al manto. Ho fatto un taglio con un'altezza di 3 cm e come vedete è rispettato se guardate il paragone con la mia mano. Guardate anche qui faccio proprio il giro di tutto il marciapiede, mi avvicino ulteriormente con la telecamera ma non ho riscontrato delle zone in cui ho lasciato delle erbacce e per tagliare tutta quest'area ha impiegato circa 75 minuti. Questo robot lo consiglio per tutti i giardini anche negli scenari più complicati, ossia un giardino con piante, alberi, coperture e anche sentieri molto stretti. E infine vi svelo il prezzo: questo Huntbot M9 Pro con triplo sistema di navigazione viene lanciato sul mercato intorno ai 1.300 euro. E prima di salutarvi vi ricordo che a breve sul mio canale uscirà la recensione sull'Huntbot N8. Vi consiglio di guardarla perché sarà molto interessante e soprattutto sono curioso di vedere se funzionerà perfettamente la raccolta d'erba. Da Luca Tac e da questo M9 Pro è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!